E dopo un mese io mi sono fiondato sul Mare Fuori 4, perché ho fatto solo La quarta quella quarta stagione, sì, sì, stagione, sì. precisiamolo. Sì. Le altre stagioni le hanno fatto altri colleghi e ho accettato perché hanno fatto il mio nome, vuol dire che ho lavorato bene in questo caso e ho accettato. E siamo tornati qua, Carmen Sobara World, un'altra puntata. Oggi siamo con un ospite specialissimo. Per me è veramente speciale perché nel corso del tempo io l'ho seguito tanto, però faccio sì che sia lui a presentarsi e a dire chi è. Anzi, vi dico il suo nome e poi piano piano ci addentreremo dentro la sua vita. Ivan Spignese. Ciao Ivan, come Ciao stai? Carmen, bene, grazie. Tu? Bene, benissimo. Sono tanto contenta che sei venuto qua. Ringrazio te del tuo, diciamo, invito. Grazie, grazie mille. Guarda, ogni persona che viene qua ha una domanda specifica, poi per il resto andremo col flow, come Ok. si dice nel gergo nostro. Ok. La prima domanda è: tu chi sei? Cioè, come vorresti che gli altri ti definissero? Perché sai, spesso e volentieri sui social hanno una visione di noi, però noi abbiamo la nostra visione di noi stessi. Certamente. Quindi, tu come vorresti che ti definissero e come ti definisci? Allora, diciamo che nell'ultimo periodo molti mi definiscono un artista, Sì. anche se mi si addice tanto. Ok. Mi piace molto più la parola artigiano, Ok. ma in tutta parola chiave, perché tutto quello che è con le mani, puoi dare vita, Che è manuale. è manuale, ma al di là che io sono un parrucchiere, ma mi piacerebbe anche fare il falegname. Ah, quindi tutto ciò che è Tutto manuale. bravissimo. Oh, Cioè però io quindi sei un casa ho parrucchiere. sì, io sono un parrucchiere, assolutamente. Oggi sono arrivato ad essere un hairstylist, non dico affermato perché è un parolone per dire affermato, non mi piace darmi delle attitude. Sì, no, va bene. Però sì, sono un parrucchiere da oltre 20 anni. Oh, Ho iniziato ovviamente come tutti facendo le spazzate nei classici saloni e ad oggi sono riuscito a lavorare anche con produzioni anche internazionali. ok, quindi ti definisci un artigiano parrucchiere? Sì, Ti definiamo così? diciamo Ti così, dai. definisci? Mi definisco Quindi ti piace che artigiano. arrivi agli altri, un artigiano, arrivi agli altri Piace che come agli artigiano? altri che deve arrivare diciamo un messaggio che tutto quello che può essere artigiano non è solo arte, è anche mm, semplice preparare un caffè. Ok, quindi ti definisce un artigiano in Sì, generale. sì, E poi piano piano si arriva a quello che è il tuo percorso da parrucchiere. Però, allora, noi certamente. ci conosciamo, la gente però deve sapere un pochino più di te. Quindi Sì, ho capito dove vuoi arrivare. Bravo, Allora, io sono bravo. andato un po' alla larga, No, però no, lo dobbiamo no, dire. ma hai fatto bene perché volevo che ci fosse una definizione di te, cioè come ti senti tu. Però volevo sapere, perché vabbè, noi ci conosciamo dal nostro ambiente Benissimo. e tutto è iniziato perché comunque grazie all'arte. Io ero un b-boy. Sì, quindi una persona che balla nel... Sono stato un breaker negli anni d'oro da ragazzino, anche se Ok. sembro ancora oggi un ragazzino, Sì. ma ho 40 anni. Ok. Quindi quando avevo i miei 15-16 anni sembravo che ne avessi 8. Ok. Bene, bene. E sì, ero per strada a ballare, ascoltavo molta musica. Ovviamente il primo affiancamento è stato il re del pop, che è il nostro Michael Jackson. Ah, Poi ok. man mano, ovviamente, con l'MTV Music Ah, mi sono cioè, interfacciato con la cultura hip hop ok. e da lì poi vedendo i video, i vari 60 step, LED spin, tutte queste che sono le figure del breaker, Ti sei addentrato. li ho copiati da MTV che faceva all'epoca il sabato o la domenica a mezzanotte, non ricordo, io ero lì incollato, e mio padre e mia madre, Dio Mario a scuola, invece no, io dovevo vedere i breaker e capire come perché loro facessero quello. Ti posso fare una domanda? Sai, stiamo andando molto in freestyle perché io avendo fatto radio per tanto tempo mi piace molto di più l'approccio amichevole e soprattutto così spontaneo. Ok. Tu trovi una connessione tra quello che fai adesso e il ballo? Devo dire sì, perché c'è anche molta dinamicità. Sì. In ogni persona c'è chi magari ecco, fa il proprio lavoro con molta calma
io sono un po' più friccicarello, Ok. quindi a volte in questo caso ora mi occupo solo di set, non sto nei saloni, Sì. faccio solo film industry Mhm. e quindi il set è molto molto frenetico. Dinamico. Sì, dinamico e mi associa molto a quello che facevo nella vita precedente. Quindi hai trovato un ponte tra il Un- ballo e la sì, dinamicità, il ponte tra il del ballo. lavoro, assolutamente. Ok, Anche se ok. inizialmente è stato molto difficile, perché comunque spezzare diciamo, quella strada che stai crescendo e devi Sì, darti comunque un avvenire. sì. Io ho provato anche a fare delle audizioni all'epoca in Italia, Di ballo? sì, Ok. c'erano Saranno Famosi, Sì, queste sì, cose sì. così, però ho fatto queste due esperienze, una volta che non sono stato preso ho detto dovrò fare Ok, qualcosa. e quindi adesso il passaggio? La connessione col parrucchiere perché essendo b-boy, essendo un breaker, comunque il nostro Lo stile è stile, sempre lo stile. impeccabile, e quindi poi i capelli mi sono sempre piaciuti Ok. e ho detto proviamo a fare il parrucchiere. Quindi il ponte poi tra il ballo e Il l'essere un parrucchiere è parrucchiere, stato perché, lo stile. sì, Ah, quanto mi piace sta cosa. c'era stile, c'è comunque continua Sì, quindi innovazione, tu ti senti una persona dinamica alla fine. dinamica, Ti sì, muovi? sì, Sei non uno posso stare, friccicariello come hai detto come si dice a prima. Napoli, friccicariello. Ah, benissimo, Sì, benissimo. E dimmi un'altra cosa. Poi, quando hai deciso, "Oh, adesso faccio il parrucchiere, sì. voglio avvicinarmi a questo mondo, comunque mi interessa tanto questo mondo. Quali sono stati i primi passi che hai fatto verso questo mondo? Allora, ho lavorato presso un salone dove mio padre conosceva un parrucchiere anziano, tra l'altro, Ok, era proprio anziano, ok, e io spazzavo solo a terra ed io lo affiancavo vedendolo, mai incrociando le mani, ok, sempre stando un po' tipo non soldato, però disciplina, ok. perché c'era disciplina. Poi e ho iniziato facendo comunque le spazzate nel La, la- salone, il garçon, il la classica ragazzo, bravi, gavetta? la classica Ah, gavetta. vabbè, ci sta. E, Questo dove? Perché noi non a abbiamo detto tu Napoli. di dove sei. Allora, io vengo da Napoli Centro, Sì. ho vissuto un piccolo periodo a Scampia Mhm. e ora sono definitivamente, diciamo, cittadino del mondo. Ok. Perché per il lavoro che man mano ora ci Ti senti arriviamo, ora cittadino del mi mondo sento cittadino del comunque. mondo perché lavoro a Londra, ora mi trovo qui da te, Sì. ho lavorato a Lisbona, quindi vado un po' ovunque. È stato poi anche in Portogallo. Sono stato ultimamente, sì, anche a Lisbona per girare un film in Sì, sì, bianco e sì. nero in Ok. pellicola, Beh, interessante, che non, oggi è non difficilissimo si sapevo. fa. Però, ritornando al discorso del parrucchiere, poi man mano, ecco, ho capito che dovevo prendere una qualifica, non Ok. soltanto essere messo lì nel salone e imparare che quello serve tanto, Sì. però già ero proiettato ad essere un Pro- cittadino del mondo. professionale. Quindi Bravissimo, hai e quindi ho detto, detto ora lo devo voglio. fare una retta via. Ok. Ho una qualifica in VQ di terzo livello, Ah, ottimo. che è comunque riconosciuta anche qui nel Regno Unito, Sì. però poi dopo un bel po' di anni, 20, quindi Sì. dopo 15 anni di negozio, mi sono affiancato con una persona, ho affiancato una persona che faceva moda, fashion. Ok. Quindi ho iniziato a fare, preparare modelli per le campagne pubblicitarie, Ah, vari video per i social, però vedevo che volevo arrivare a tuo. qualcosa di un po' più carino, beh, Ok. sì, ed essere più creativo, oltre ad essere, diciamo, sì, il fashion è quello lì, ma creare una cosa da zero, Sì. e poi c'è lo step del cinema, Ok. leggere una sceneggiatura e prendere dei punti chiave, sapere che quella persona là lì è timida nella vita reale, che è l'attore, e quell'attore dovrà interpretare uno cattivo, mentre tu leggi già inizi a crearti le tue idee, i punti chiave di Quindi qual è quel è tanta personaggio. ti piace E quindi ho l'immaginazione. detto sì, è giusto che la moda
fai delle cose anche di tuo immaginare, però la maggior parte c'è un art director alle spalle, dove hai una linea guida da seguire. A te piace essere E te. quindi sei un esecutore. Sì. Anche nel cinema sei un esecutore, però proponi le tue idee. Ok, quindi Quindi non sei solo un esecutore, Bravissima. volevi essere parte integrante del Del- processo creativo. Perfetto, Eva. Ok, fantastico. Quindi dici questa cosa del cinema, perché io ho guardato molto, sai, vabbè, io ti conosco di persona, però ovviamente mi sono dovuta anche interessare a tutto ciò che avevi fatto in passato, che hai fatto in passato, e poi come sei arrivato a dei livelli veramente alti. Iniziamo dall'inizio del cinema, come sei entrato? Allora, all'inizio del cinema ho fatto una sorta di ricerca su Google per vedere se ci fossero delle agenzie che reclutassero parrucchieri o make-up artist. Ok. Nelle varie ricerche ho trovato un parrucchiere che anche lui esso era di cinema, che ha creato questa sorta di canale, non canale, scusa, una sorta di sito dove tu ti iscrivi e metti tutta la tua didascalia di quello che cosa hai fatto, da dove vieni, Ok. se hai fatto già film precedenza. E lui in pratica aveva creato questo sito perché in tal caso si trovasse in un punto X di qualsiasi parte dell'Italia, lui aveva una mano, si trovava ti spiego proprio come è successo, si trovava a Napoli, Ok. aveva bisogno di un assistente e io non avevo mai fatto cinema, lui mi iscrisse Ah. e mi disse dovrò venire a Napoli a fare un mese di riprese cinematografiche, ho bisogno di un assistente. Ho detto guarda, è la mia prima esperienza e lui mi scrisse sei bravo nei raccordi. I raccordi sono delle schede dove noi in pratica abbiamo dei numeri e delle foto che sono raffigurati i capelli o il make-up, perché non si vede mai, noi non lavoriamo come diciamo lo spettatore vede in sequenza il film o la serie in questo caso. Noi giriamo il finale, giriamo nel mezzo, anche in una giornata. Abbiamo Ah. 5 scene, che l'ultima scena di quella giornata è il finale. Ah. La prima Quindi scena andate è per nel scene? mezzo. Andiamo per scene e ci sono dei numeri. Quindi lui mi parlava di raccordi, io che ero ignorante in materia ovviamente, certo io li so fare i raccolti. Ah, ok. E lui mi rispose con una risata, disse guarda che non sto parlando di raccordi, sto parlando di raccordi. E poi da lì ho affiancato lui, Quindi ti ha chiamato? mi ha chiamato, sono andato è stato carino raccontare questa piccola cosa di raccordi e raccolti. Sì. Mi ha chiamato, mi ha spiegato come funzionasse il lavoro e non ho mai avuto problemi. Poi da lì si sono aperte varie strade. E qual è stata la prima? Il nome ha girato, le persone comunque chiedevano lui se ci fosse qualche bravo assistente cinematografico a Napoli, molte persone diciamo, Si riferivano si a te? riferivano a me. Sì. Ok, e qual è stata la prima svolta che tu hai detto, ok, questa cosa nel cinema è veramente grossa, cioè è grossa, È grande. la riesco a riconoscere come cosa che va Allora, oltre io il nostro lavora- ambiente, ma che arrivava proprio alle masse. Allora, intendi dire come grosso progetto cinematografico? Se ci Non sia solo stato? cinematografico, ma so che tu hai fatto tanto anche video musicali. Sì, ho partecipato per alcuni video di Liberato, Sì. tra cui quello che tengo più a cuore è Partenope, Ok. perché io sono appassionato dell'epoca di capelli e Partenope si parla Di perché- referenza, sì, l'epoca sì, di sì. referenza Sì, del epoca video. dagli anni 60, agli anni 70, agli anni 30. Ok. E Partenope in effetti è la storia della sirena di Napoli ed è tutto ambientato nel Settecento. Quindi sei tu che hai curato? Io ho affiancato una persona che ha curato questa Ok. cosa qui. Sono stato, diciamo, il primo Quindi se vogliamo parrucchiere, vedere chiamiamolo qualcosa così. tuo come assistente Ci- su, cioè, a un sono stato livello, un primo parrucchiere, poi c'è Ah, il ok. secondo, c'è un assistente e c'è il caporeparto. Quindi io in quel caso lì ho affiancato quella persona, ero ai suoi simili.
diciamo così. Io ti faccio le domande molto perché sono ignorante in materia, però sono anche molto curiosa, tu sai come sono fatta io. Sono qui per esaudire le tue domande. Esattamente, quindi mi piace perché poi ovviamente avendo visto tutti i video anche di Liberato, eccetera, poi ho visto... E non lo conosco, no, nessuno lo conosce, anche per il nostro pubblico del Regno Unito, ovviamente poi andrete a cercare, però nessuno conosce chi sia liberato, no? Quindi volevo un attimino capire nel tuo mondo come ci si affacciava e come poi si va avanti, il percorso più che altro. Invece parlami ancora di più per quanto riguarda le tue esperienze cinematografiche, perché poi sei arrivato in TV ne piano parliamo. piano, ovviamente dopo quell'esperienza con questa persona che è stato il mio trampolino di lancio, chiamiamolo così, ho lavorato con HBO, con l'amica My Brilliant Friend per le prime due stagioni. Sì. E lì eravamo una squadra di parrucchieri. E cosa hai fatto per HBO? HBO ho fatto L'amica geniale, la My Brilliant Friend, è un best seller di Elena Ferrante, dove hanno fatto prima un libro, cioè le quattro libri, non un libro, e poi ci hanno fatto la serie che le prime puntate sono state di Saverio Costanzo, e lì è stato molto bello perché si parlava comunque di questa ragazzina man mano che cresce, lì è una storia molto figa. Con quello poi ho lavorato con le Wachowski per Sense8, che non tutta la serie, però i fan però se seguono, lavorato. Se seguono, c'è stata un'ultima serie, un'ultima puntata di 2 ore che era un film, non era 2 ore. 2 ore, sì. Sì. Perché avevano bloccato, Netflix aveva bloccato i fondi, c'era tutta una roba. E quindi dietro i fan aprirono una petizione perché non poteva finire così, questa serie senza nulla. sapere come. E così, grazie a Lana e a Lily Wachowski, hanno fatto questa... non lo sapevo, hanno fatto Amor Vincit Vincit Omnia, tutto girato, non tutto girato a Napoli, però una gran parte girata a Napoli, e ho avuto l'onore di lavorare con gli attori di Sense8. Oh, grandissimo. Che è stata una grande serie. Soddisfazione anche personale. Ma ne sto ancora avendo oggi. Sì, no, nel senso per il momento, al momento quando... L'ultima soddisfazione è stato di essere il caporeparto, firmare la 4ª stagione di Mare Fuori. Volevo arrivarci lì, infatti, perché tante persone che ci seguono fanno parte del nostro ambiente, però poi quello che ha dato una spinta enorme anche dal punto di vista della massa è stato Mare Fuori, no? Parlami un attimo, perché ovviamente tu hai fatto un percorso degno di nota, hai fatto tutta la tua gavetta anche se Mare Fuori, dico, è un buon prodotto, ma reputo che comunque per me di mio cioè non è il tè della mia tazza. No, it's not my cup of tea. Yes, si dice in inglese, it's not my cup of tea. Però preferisco il cinema d'autore. No, ma io rispetto tanto, ovviamente, se sei qua perché ovviamente ho una visione di te a 360, no? Dal ballerino a cinema d'autore. Guardami come ballerino, meglio ancora del parrucciere. Sì. Ma quello è bello perché torna tutto. Si torna un po' dietro. Per quanto riguarda invece l'esperienza di Mare Fuori, era interessante perché, sai, comunque... Volente o nolente, le zie ci guardano, sì, tutti, la mamma ci guarda e sei arrivato in America, quindi... The Sea Beyond. È arrivato in America, quindi... Dimmi un attimo com'è successo... Questo step, sì. Ero in Portogallo, in Portogallo o a Madrid? Sì, ero in Portogallo, a Lisbona, ero a Lisbona, non ero a Madrid, ero a Lisbona. E stavo facendo questo film di Miguel Gomez, che affiancavo comunque sempre una persona di un'importanza a livello professionale, e mi arrivò questa telefonata della costumista di Mare Fuori, dove avevano fatto il mio nome. Tu eri amico di questa, conoscevi? No, niente. Mai visto Qualcuno ha girato il numero? Mai visto neanche la serie prima. Quindi io ho dovuto vedermi la serie contemporaneamente che stavo lavorando a un altro film, per avere un'idea. Per avere un'idea che dopo un mese andavo lì. Cioè, subito dopo un mese? Sì, io ero già un mese questo progetto a Lisbona durava 2 mesi, quindi il primo mese già era andato. Mancava l'ultimo mese di riprese tra Roma, eccetera, Lisbona e Roma, ritornare a Roma.
E dopo un mese io mi sono fiondato Fiondato. sul Mare Fuori 4, perché ho fatto solo La quarta quella quarta stagione, sì, stagione, sì, sì. precisiamolo. Sì. Le altre stagioni le hanno fatto altri colleghi e ho accettato perché hanno fatto il mio nome, vuol dire che ho lavorato bene in questo caso e ho accettato. Ok, com'è andata l'esperienza? Molto bella. Ti sei trovato bene? È andato tutto bene? Molto bella pure perché finalmente ho lavorato a casa, quindi ero a Napoli e di solito quando lavoro sono sempre fuori Napoli. Ok. E avendo due bimbi era sublime tornare dopo il lavoro A casa. a casa ed essere abbracciato dai tuoi figli. Oh. Cosa che mi mancava quando stavo in una stanza d'albergo oppure in una Perché casa eri anche fuori? super lussuosa con tutti i comfort possibili e immaginari, ma Sì. non c'è nessuna cosa che ripaga l'abbraccio di un Dei tuoi figlio. figli, dei tuoi figli. Oh, proprio mi riscalda il cuore questa cosa qua. Io ne parlo e mi emoziono perché sono Esatto, anche vabbè, i sensibile figli come sono ragazzo. pezzecore. I figli sono pezzecore. E per quanto riguarda l'esperienza in generale, se tu dovessi dire qual è stata l'esperienza che mi ha proprio riempito il cuore, quale mi citeresti? A quale ti riferiresti? Allora, ho fatto un film dove c'era stata una storia, è una storia È vera, basato su una storia vera? che è Il delitto del Circeo. Oh, E non sapevo che il l'avevi film si fatto. chiama La scuola cattolica. Io ho partecipato a questo film sempre Sì. con una squadra di parrucchieri. Sì. E c'è stata una settimana dove abbiamo girato il massacro con gli attori, quindi abbiamo dovuto fare tutte le scene di sangue, girati tutti nudi, tra l'altro, i Sì, ragazzi sì, erano sì. tutti nudi. E lì c'è stato una forte, come dire, emozione, mi ha toccato, una forte emozione pensando, mi ha toccato molto A perché cosa sarebbe potuto essere? Cosa è stato successo? veramente. Sì, Io non sono cosa tornato sarebbe potuto succedere, cosa è ne parlo successo? e ho la pelle Certo, d'oca. certo. Quindi immaginavi proprio se quella era finzione nel momento in cui lo stai facendo, se dal vivo. Oh mio Dio. È stato Quindi ti ha davvero toccato dentro. due notti, non 2 notti, comunque ho dormito un po' male. Quello ecco, Mi ha segnato. ti ha segnato invece. Perché sono molto, ecco, tornando poi al discorso del ripagare l'abbraccio, sono più per il rapporto umano Sì, che per una roba professionale sì, che è fredda. molto più staccata. Fredda e staccata. Quello ci deve essere, però il rapporto umano è molto più bello perché oggi è meglio seminare amore che raccoglierai sicuramente amore, Sì. ma se semini tempesta raccoglierai tempesta. Quindi quell'esperienza ti ha toccato proprio dentro dal punto di vista umano. Sì, perché fare del male è gratuito così. Sì, sì. Anche se si parlava degli anni 70, comunque Vabbè, non ha tempo. sì, una Roma molto più fascista. Sì, molto più pesante all'epoca, sotto sì. certi punti, sotto certi Sotto- approcci, sì. come approccio. Poi erano dei ragazzi benestanti, quindi adescavano le ragazzine facendo finta che erano produttori cinematografici. Sì, tutto quello che Se c'era io dietro è oggi stato devo molto pensare lo dovessi crudele. fare oggi con una ragazzina che ho tutti i poteri, Sì, che oggi si sente oggi Sì, anche cosa ancora, succede nel mondo. sì, nel mondo, e dire guarda io faccio, sparatemi ora. Sì, Mi no, ma ci sparerei credo, da ci credo. solo. E invece la domanda adesso te la pongo in un altro Sì. modo. E invece se dovessi citarmi una tua esperienza però che ti è rimasta dentro al cuore, però dal punto di vista un po' più positivo, ecco, perché questa esperienza ti ha toccato dentro in maniera per la crudeltà che sì, c'è sì, stata ti nell'atto segnano- della ti segnano violenza. comunque che le cose che siano belle e brutte. E quelle belle, poi parlami ti fai- un esempio bello. Le più belle devo dire che sono state quando c'è stato un periodo mio un po' buio, Sì. che credevo davvero non avessi Via d'uscita. una via d'uscita, e invece poi quando ho fatto questo film che si chiama L'immensità di Emanuele Crealese, lì mi ha aperto tutto un altro mondo, perché dimmi. ci sono queste due ragazzine che si amano, sai, quando si è ragazzini sei asessuato. Sì, nel Non senso. sai cosa ti può piacere, anche se non è vero Sei un che po' sia confuso, asessuato, sì. nel senso, no, confuso, ma nel senso non anche- hai esperienza di vita e quindi non bravissima, sai cosa non ti sai possa l'approccio. piacere. Bravissima, non sai l'approccio. E lì è stato molto bello perché era
questa ragazzina che andava in questo campo rom, non c'era nulla, ma erano tutti felici. Ok. E quindi anche, ecco, ti segna anche quelle cose che ti fanno capire che anche chi non c'ha nulla, hai tutto, hai la felicità, la famiglia, hai tutto. E quella è stata comunque la parte bella, mi ha segnato. Se vogliamo parlare invece poi professionalmente, Sì, che mi ha grazie. segnato Mare Fuori, è quello che comunque mi ha dato tanto, perché io non avevo mai fatto serie TV. Ah, ok, quindi eri Quindi nel cinema, però non nelle serie TV. no. Quindi ti ha aperto a quello che è la televisione. La televisione è un lungo termine di lavoro. Io ho sempre fatto 1 mese, 2 mesi, poi c'era uno stop. Che tempistiche ha avuto Mare Fuori? Maggio-settembre Ah, quindi più mesi, cioè un'estate intera praticamente. dell'anno scorso, Sì, del 2003, sì, dove in Italia, soprattutto a Napoli, ha fatto un caldo sì, sì. micidiale, e noi giravamo nelle ore Più clou. calde, ok. Nelle ore clou. Ok. E invece per quanto riguarda, perché ti dico, una cosa che mi ha un po' divertito, sai, io sto sempre su TikTok, su Sì. Instagram, mi ha divertito molto e mi ha sorpreso molto il fatto che ti abbia ripreso Rossella Migliaccio, Allora, che Rossella, sai, noi donne siamo in fissa con tutte quelle storie dell'armocromia, dei colori, pure tu ovviamente essendo parrucchiere, quindi tu mi noi devi spiegare questa cosa. io l'armocromia l'ho fatta tantissimi anni fa, La ruota dei colori, ma tutte era quelle. sì, la stella di Oswald si chiama, la Grazie. Io da nostra. ignorante provo, E in pratica tutto quello che vedi sono dei colori, Sì. e noi avevamo questo, Rossella oggi l'ha fatto in una chiave superlativa. Sì. Noi lo facevamo in base a quello che era il colore dei capelli, perché venivano, tu sei bella bruna, sei la classica del sud, Mediterranea. mediterranea. Io se vieni da me e mi dici voglio essere bionda platino, innanzitutto il bravo parrucchiere deve vedere quello che è il fisico, il colore della persona, e saper dire anche no. Perché se tu sei nera e Sì. devo decolorarti, vuol dire lavorare tanto sul tuo capello e non avere una buona struttura e un buon risultato finale. Sì. Lo si può fare, Ma non è in armonia. bravissima, non è in armonia Ma quello infatti che questo concetto. quello che fa Rossella. E Rossella oggi, grazie a lei, molti comprano una maglia bella, la mettono addosso e non gli piace, perché sono ignoranti in armocromia. Quindi Rossella ha creato questa cosa, qual è il tuo colore che ti si addice, ed è stata fantastica. Poi siamo molto amici, ora siamo molto amici, ho avuto modo di conoscerla sul set, che ci è venuta a trovare, Ah, sì? tramite le sue conoscenze, ecco, di Mare Fuori, e abbiamo parlato poi del più e del meno, dei vari attori, cosa avevano, e un giorno mi sono ritrovato a fare Io un l'ho suo visto su TikTok perché stava che, commentando che le tue fonti di sì, ispirazione, cioè quella di c'è Johnny stata una Depp. chiacchierata tra me e lei, e Sì, molti, come si vede che è un comune accordo, ma è ovvio. sì, sì. Lei mi ha chiesto se ci fossero state delle reference che ho scelto per qualche attore, ma in effetti ho sempre delle reference per un attore. Vabbè, ci sta. Mi ispiro anche ai cartoni animati, quindi la cosa più bella era Guarda, ricreare anche mi ricordo, con Francesco Lettieri, che è il regista di Liberato. Scusate che se bazzico no, da una cosa a un'altra, c'era Martino, uno degli attori, che lui aveva semplicemente un capelletto così fuori fuori posto. posto, ma era una sua vertigine che non andava via. L'ho sfruttata per avere un suo personaggio, perché lui doveva fare un vecchio tossico, tutto così, e ci stava che non era preparato. Beh, E ho sfruttato quella sua antennina. ok, quindi tu ti ritrovi alla fine, ovunque ci sia creatività, si può parlare di cinema, come di ballo, come di armocromia, come di Sì, televisione, serie TV, Rossella, ne abbiamo nominate. di tutto. Rossella per me è stata anche una grande fonte, ecco, mi ha aiutato comunque a fare sì, a far capire come io lavoro. Ah, Perché fondamentalmente, anche se da solo a un piccolo pubblico, far sì che una persona che è super seguita ti ti menzioni. menziona è davvero un onore per me. Infatti l'ho sempre ringraziata, e,
ed è una persona davvero squisita, soprattutto nei rapporti umani. No, e infatti volevo arrivare a questo perché, sai, noi arriviamo da un ambiente dove l'umanità è molto importante e le connessioni che io trovo con gli ospiti che porto qui in studio sono soprattutto umane e quindi ci tenevo molto ad averti perché ti ho sempre captato come una persona molto spontanea, ma anche, come hai detto tu, un po' friccicariello. E a me, dove ci sta arte, comunque creatività e dinamicità, io proprio ci vado a Sì, nozze. sono determinato, io non sono né bianco, cioè sono o bianco o nero, non sono grigio. Sì. Entro nella vita delle persone come un uragano, Sì. però o vengo odiato o vengo amato. Quindi Ma sono due facce della stessa medaglia. Bravissimo, a me piace, sono così. Se ovviamente con rispetto, sono così Certo, con rispetto. certo, Ivan. Mi piace dire un'amara verità, ma non una scema bugia. Ok. Quindi essere onesti, cioè si può sbagliare, è umano perdonare, siamo sulla faccia della terra, ragazzi. Oggi ci siamo, domani chissà, sto registrando ora, ma domani non so se ci sono. Vabbè, ci saremo comunque, però Non è- mi piace il concetto di quello che hai appena detto, nel senso è meglio capire che oggi bisogna stare bene, piuttosto che... Come oggi sui social vedi una persona che non c'è più, tutti Sai fanno che- le foto, tutti, che brava persona. Mi dovete ricordare ora. Sì, Se dovete avere un buon rapporto con me ora. Sì. Perché una volta che non lo vedo, per me è tutta una facciata. Ok, l'ultima curiosità, perché non sono domande, sono più curiosità. Se tu dovessi pensare a un tuo mantra, hai un tuo mantra, qualcosa... Io ho un periodo ho praticato l'Om Shanti, Ok. che è un mantra proprio, sì, il mantra più carino, non fare agli altri quello che non vuoi essere fatto a te stesso. Ok, grandissimo. Quindi io, se mi dà fastidio quella cosa, io non la faccio agli altri. Bravissimo, bravissimo. Quindi cerco di andare non con i piedi di piombo oppure Semplicemente di non fare agli altri quello che tu che non voglio vuoi. essere fatto. Se a me dà fastidio quella cosa, perché la devo fare io? E non tutti la pensano così. Molti. Va benissimo così, gli altri, quello è il loro karma, io lo chiamo sì, così. sì, il loro Ok? karma, assolutamente. Ti ringrazio tanto, Ivan, grazie mille per essere venuto qui in studio. Grazie Per me a è te, stato un per me è onore. stato un onore mio e poi viva l'hip hop. Grazie, grandissimo. Grazie mille a tutti voi e ci Grazie. sentiamo alla prossima puntata. Ci vediamo, ci sentiamo durante la prossima puntata. Ciao.